Ciao a tutti, oggi in questo video vi mostrerò come riuscire a utilizzare questa, che non è nient'altro che della comunissima aspirina, per riuscire a moltiplicare all'infinito le vostre piante, quindi a fargli fare più radici e più forti. E addirittura, una volta ottenuto il rametto con le radici, avere delle piante che inizieranno a fare germogli, foglie, rami e delle fioriture incredibili, proprio come quella che vi sto mostrando. E utilizzarla è davvero molto semplice, quindi io vi consiglio di seguire, ma soprattutto di fare ciò che vi mostrerò, perché sono certo che quando partirete da questo e otterrete questi, sarete davvero felici di averlo fatto. Questa è una tecnica che potrete utilizzare per qualsiasi tipo di geranio che a voi piaccia, non è vincolante né la varietà né il colore. E la cosa bella di questo esperimento è che lo potrete ripetere per moltissime piante e fiori. Come si prepara la talea perfetta? Quindi a questo punto non resterà altro che scegliere il geranio che più vi piacerà e iniziare con l'esperimento. C'è un'unica regola quando andrete a prelevare poi i rametti per fare la talea, ovvero che questi abbiano una lunghezza di almeno 10-15 cm e andando a guardare questo è davvero perfetto, quindi quando lo andrete a prelevare basterà fare questa operazione. Prendere delle forbicine, mi raccomando, prima di utilizzarle, sterilizzare con alcol o del disinfettante le lame, in modo da evitare che funghi, muffe o batteri passino dalle lame alla piantina, che potrebbero danneggiarla, e fare questa operazione. Andare alla base, non tirate via tutto il rametto in questo caso, quindi partendo dall'alto scendere di circa 15 cm e tagliare. Anziché tagliare perpendicolarmente rispetto al tronco della pianta, fatelo a 45 gradi, in questo modo. E questo è il risultato che otterrete. Eccolo qui. E alla fine dell'operazione questo è il rametto che si è ottenuto. È davvero un ottimo punto di partenza, però così ancora non andrà bene, perché se non mettessimo in acqua e questo facesse realmente le radici, ci sarebbero troppe foglie, addirittura i fiori, e le radici non riuscirebbero a dare nutrimento a tutto. Bisognerà ridurre al minimo gli sprechi, quindi riprendere la forbicina e togliere innanzitutto tutti i fiori. Quindi via tutti i boccioli. Poi togliere le foglioline alla base, eventuali germogli tipo questo alla base vanno tolti, perché anche questi, se comunque il tronchetto facesse le radici, non riuscirebbe a dargli nutrimento, quindi anche queste tirarle via, anche semplicemente staccandole con le mani. Poi la parte apicale, volendo, la si può cimare, oppure semplicemente lasciare soltanto le foglioline che ci sono all'apice. Ed ecco qua. Alla fine dell'operazione questo è ciò che si è ottenuto, una talea che direi pressoché perfetta, perché ha un diametro alla base di circa 1 centimetro, con un taglio netto. La sua lunghezza è di più o meno 10 cm e ha soltanto un germoglio all'apice, quindi se alla base, quindi qui, inizierà a sviluppare le radici, le uniche parti che dovrà nutrire saranno queste, quindi le foglioline più il germoglio centrale che c'è all'interno proprio delle due foglioline. Quindi a questo punto si potrà procedere con le operazioni successive. Già che lo fate però, io consiglio sempre di fare più talee contemporaneamente, perché così avrete più possibilità di ottenere poi il risultato. Questa che è la pianta donatrice, a questo punto ha ancora questo ramo che è assolutamente perfetto per poter andare avanti e sperare di ottenere le piantine. Quindi anche in questo caso andare alla base, tagliare in diagonale rispetto all'asse ed ecco qua, si è ottenuto un altro rametto. Quindi andrà preparato anche lui. E ora vi mostro come prepararlo, questa volta cimandolo, quindi non tenendo la parte superiore, ma due foglioline. Riprendere le forbicine, tirare via le prime foglie alla base, il germoglio che anche in questo caso purtroppo andrà eliminato, via il fiore, fogliolina, lasciate soltanto questa fogliolina e questa e poi sopra cimate. Ecco qua. E questo è il risultato togliendo il germoglio all'apice ma tenendo soltanto le due foglioline. Addirittura le due foglioline potranno essere tagliate a metà in modo che gli sprechi si riducano ma che comunque la talea possa respirare, quindi lasciando una parte della fogliolina comunque l'ossigeno arriverà alla piantina, però lo spreco di energie sarà veramente ridotto. Alla fine dei tagli questo è ciò che si è ottenuto, quindi direi che è davvero un ottimo punto di partenza per sperare poi di ottenere tante giovani piantine. Considerate che più talee farete, più possibilità avrete poi di ottenere la piantina sperata. Come utilizzare nel migliore dei modi l'aspirina?
A questo punto procurarsi un bicchiere in vetro trasparente sarebbe davvero perfetto, riempirlo con dell'acqua, più o meno fino a metà del bicchiere, prendere l'aspirina, non servirà tutta, ne basterà veramente un pezzettino per una quantità di acqua, quindi meno della metà, andarla ad inserire all'interno del bicchiere. Questa inizierà a sciogliersi e mentre si scioglierà potrete già andare ad inserire le talee all'interno. Non preoccupatevi per il fatto che ci siano comunque delle bollicine che vanno a toccare la talea, perché non daranno in nessun modo fastidio né al rametto né alla formazione delle radici future. Dopodiché posizionare il tutto in un punto dove prenda molta luce, ma non i raggi del sole diretti, e in questo modo, aspettando qualche giorno, poi se tutto andrà bene proprio dalla base, spunteranno le piantine. Primi risultati. Trascorsi 20 giorni, riprendendo il tutto, si può notare attraverso il bicchiere che alla base delle piccole radici siano effettivamente nate. Quindi sembrerebbe proprio che tutto sia andato nel modo sperato. Non resterà altro che tirarle fuori dal bicchiere, verificare se effettivamente le radici ci sono, in questo caso sono assolutamente perfette. Ha un apparato radicale davvero molto importante. Quindi questa messa nel terreno sicuramente poi riuscirà a vivere di vita propria. Non resterà altro che spostare le talee che hanno creato poi l'apparato radicale all'interno di un vasetto con del terreno. Mettere in terra le talee. Quindi, arrivati a questo punto, si potranno tirare fuori le talee, l'acqua, prendere un vasetto. Considerate che mettere più talee in ogni vasetto, però in questo caso io ne metterò uno soltanto, 10 cm di dimensioni, e riempirlo con del terreno soffice e drenante, dopodiché fare un foro di circa 8 cm nel centro, in questa maniera, prendere la talea ed andare ad inserirla all'interno senza rompere le radici, quindi facendo molto delicatamente. Dopodiché rinzaffare il terreno tutto intorno, così. E alla fine dell'operazione prendere un vaporizzatore e bagnare il tutto molto abbondantemente. I primi tempi fate in modo che il terreno sia sempre costantemente umido, che le radici ancora non sono ben formate, quindi aiuterete la pianta a rimanere idratata. Poi invece quando vedrete che inizierà a crescere tranquillamente vorrà dire che all'interno le radici si sono formate perfettamente e quindi potrete bagnare quando il terreno tenderà ad asciugarsi. Trascorsi poco più di 3 mesi, questo è il risultato che si è ottenuto. La pianta ha fatto nascere dei germogli che si sono sviluppati in rametti e questi a loro volta hanno creato dei boccioli. Sono davvero perfetti, questo significa che la piantina gode di ottima salute. Col passare del tempo la pianta crescerà e farà sempre più fiori e i risultati che otterrete saranno incredibili. A fronte dei risultati ottenuti, si può affermare senza ombra di dubbio che questa sia una tecnica davvero molto valida per riprodurre queste piante. Ricordatevi che questa, come dicevo all'inizio, è una tecnica che potrete utilizzare davvero per tantissime piante. E la cosa bella è che non occorrerà comprare le piante, perché se avete qualche vicino che ha un geranio o una pianta che vi piace, basterà chiederne un pezzettino e i risultati che otterrete saranno davvero incredibili. E con questo il video si conclude, spero che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto però mi raccomando lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale perché a voi non costerà nulla, però per me è davvero importante perché mi aiuterà a farlo crescere. Tra l'altro se avete modo, se vi piacciono le piante e se avete guardato questo video penso proprio di sì, datela un'occhiata ai video del mio canale perché sono quasi certo che tra tutti i video che ho caricato qualcosa di carino lo potreste trovare. Quindi detto questo un saluto e al prossimo video.